E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici a tempo. Io sono Matteo Berto, sono un cercatore di minerali, in questo contesto andremo a cercare un po' d'oro e soprattutto voglio farvi vedere e valorizzare i minerali che si trovano lungo i fiumi italiani. In questo episodio in maniera specifica voglio andarvi a parlare di 3 consigli per migliorare le vostre abilità come cercatori d'oro lungo i fiumi. Il primo consiglio: andate a cercare dove vi sono quelle aree soprattutto più ricchi di massi di grandi dimensioni. Relativamente a cosa? Relativamente al resto dell'alveo. Vi faccio subito vedere. Questa è la punta aurifera che andremo a lavorare in questo episodio. Quindi questo è il cuore della mia punta aurifera, dove si trova la maggior parte dell'oro che abbiamo già testato, a circa 20-25 pagliuzze a piatto da 1 millimetro di diametro. Questa invece è la coda, cioè procedendo verso valle la medesima punta aurifera tende a aumentare la propria dimensione e le rocce, soprattutto i ciottoli, avranno via via una dimensione minore. Questo accade perché le rocce più grandi sono le prime a depositarsi nel corso delle piene, soprattutto nelle fasi tardive, dove le piene sostanzialmente vanno via via a diminuire la loro portata d'acqua e di conseguenza le pietre più grandi, più pesanti, più dense tendono a depositarsi proprio alla testa delle punte aurifere. Se non sapete cos'è una punta aurifera, vi rimando a una serie dei miei video presenti su questo canale, i quali vi spiegheranno per filo e per segno che cosa intendo. Sappiate sostanzialmente che sono delle aree lungo l'alveo dove si trova la maggior parte dell'oro. Quindi, ricapitolando, cercate le pietre più grosse e andate a scavare, aggiungo, nelle porzioni tendenzialmente retrostanti e antistanti rispetto al masso. I massi sono delle naturali trappole, è un po' come il tappetino della vostra canaletta. Di conseguenza andrete a spostare i massi disgaggiandoli e potenzialmente le pagliuzze d'oro saranno presenti nelle ghiaie alluvionali, proprio come queste, dove si depositano i sassi di maggiori dimensioni, agiscono anche come freni naturali, quindi molto importante come ruolo per la concentrazione dell'oro. Lì troverete quindi la maggior parte dell'oro lungo le punte. Andiamo quindi adesso a parlare del secondo consiglio che vi do. È sempre legato alla prospezione, perché è fondamentale, ragazzi, trovare il posto giusto, perché solo lì avrete le maggiori soddisfazioni. E quindi voglio andarvi a parlare 2 consigli su 3 per quanto riguarda la ricerca e uno soprattutto per quanto riguarda la coltivazione, cioè sostanzialmente il ricavare le pagliuzze d'oro già una volta avete trovato il vostro posto. Nel secondo consiglio voglio farvi notare che dove trovate le pietre più grandi tendenzialmente troverete anche pietre di un colore riconducibile al verde, talvolta al rossiccio e talvolta invece con un colore nerastro. Qua c'è una maggior concentrazione di ciottoli che presentano al proprio interno dei minerali densi e pesanti, quali in questo caso ad esempio il granato. Di conseguenza troverete anche in queste ghiaie di solito una maggior concentrazione di minerali pesanti, di solito di colore nero o rossiccio. L'abbondanza relativa di magnetite e granato, talvolta, ma non sempre, comunque io ve lo metto come consiglio, è un indicatore importante che siete in un posto tendenzialmente molto aurifero. Questa però è una generalizzazione perché dà per scontato che lungo quel fiume vi sia effettivamente granato e magnetite, che non sempre purtroppo ci sono, perché dovete tenere conto che a monte devono esserci rocce che contengono granato e magnetite, perché il fiume nell'arco delle piene non solo concentra l'oro, ma va anche a frammentare, a macinare tutti i ciottoli presenti lungo l'alveo. Terzo consiglio è quello di utilizzare un secchiello, che sapete quanto contiene in volume. Io utilizzo ad esempio i litri. Inoltre ho un setaccio standard, in questo caso ricavato da un ventilatore, e soprattutto andate a lavare i sedimenti sempre con acqua qua dentro. Quindi prima del lavaggio lo riempo d'acqua, me lo metto a fianco di dove scaverò, in questo caso proseguo qua il mio assaggio allargandolo, cercando di capire se proseguisse la concentrazione, e qua sopra mettiamo il setaccio. Vedete, questo ciottolo è sporco. Tutti questi sedimenti potrebbero potenzialmente essere auriferi e andremo a recuperarli solamente lavando questo ciottolo. Vedete come adesso è bello pulito
Ecco, qui sicuramente tenderemo a recuperare più oro nell'arco della giornata. Adesso che vi ho spiegato quindi questi 3 consigli, che ricapitolando sono: cercate l'oro dove vi sono i massi più grossi, cercate l'oro dove vi sono le pietre colorate in colore verde piuttosto che nerastro, indici di minerali densi e pesanti al proprio interno, e lavate i sedimenti sempre con acqua se possibile e quando possibile. In questo caso io qua dietro ho il fiume, quindi ho una riserva idrica importante. In quest'ottica andrete a recuperare più oro tramite lavaggio con acqua dei sedimenti, perché i ciottoli saranno belli puliti, e inoltre andrete a già cercare dell'oro in un posto dove potenzialmente ne contiene di più. Ecco che tutto assieme questi 3 consigli vi permetteranno di avere maggiori soddisfazioni. Ma adesso, dopo questa lunga spiegazione, mettiamoci all'opera e voglio farvi vedere come si riescono a ottenere grandi risultati applicando questi semplici consigli. Questo deve essere il risultato del vostro lavaggio, devono essere completamente puliti e lavati. Solo così recupererete la maggior parte dell'oro. Voglio farvi notare quanti anche sassi colorati verdi e rossi ci sono, indicatore che tra queste ghiaie potrebbe esserci un arricchimento di metalli pesanti. Quindi speriamo che qua dentro ci possa essere molto oro a riprova dei consigli che vi ho dato. Finora ho fatto vedere con il secchiello, però in realtà potete farlo anche con il piatto durante le varie fasi di prospezione iniziali. E penso che non potete neanche fare diversamente, perché vedete questi ciottoli sono umidi ed essendo umidi contengono sulla loro superficie molta sabbia. Questa potrebbe essere potenzialmente aurifera e quindi vi conviene proprio portare tutto a lavare. Mettete il piatto sotto, sopra il setaccio e tutto a lavare. Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. Cercatori d'oro, quindi avete visto che qualche risultato è arrivato e questi 3 consigli mi hanno permesso di trovare quel 5-10% in più, perché logicamente il grosso sarebbe trovare la punta e qua l'abbiamo trovata. Però il lavare sedimenti con setaccio, magari utilizzando un secchiello piuttosto che un piatto, mi permette di recuperare mediamente il 5-10% di oro in più. Quindi secondo me un ottimo risultato. In ogni caso, se queste video lezioni vi fossero piaciute, mi raccomando di mettere mi piace, di iscrivervi al canale. Inoltre un commento è sempre una soddisfazione nel caso in cui aveste delle domande che cercherò di rispondere nella maniera migliore possibile. Questi video servono proprio per migliorare le vostre abilità come cercatori d'oro in questo contesto, ma in altri video vedremo anche come migliorare le vostre abilità per diventare grandi cercatori di minerali. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!